Ciao a tutti e bentornati sul mio podcast. Oggi vi parlerò di negazioni in italiano. Ce ne sono tante. Ci sono tante parole che possiamo utilizzare per rendere una frase negativa. L'idea mi è venuta perché un ascoltatore mi ha dato l'idea, quindi devo ringraziare sempre voi che ascoltate questo podcast, perché io faccio questi episodi anche a seconda delle vostre richieste. Quindi, se avete dei dubbi su qualcosa, mi raccomando, fatemelo sapere tramite HelloTalk o inviandomi un messaggio vocale su Anchor. Tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. Ho trovato questa richiesta interessante perché in italiano il no non si traduce sempre con no, ma come dicevo prima, ci sono tante parole ed espressioni per rendere una frase negativa. Nel corso della puntata sentirete diversi esempi, ve li tradurrò tutti in italiano. Li potete anche trovare in descrizione, ve li trascriverò tutti. Per capire meglio, mentre io parlo, potete leggervi gli esempi. Do you like listening to podcasts? Would you like to create your own channel? There is Anchor, the easiest way to make a podcast. It's totally free. With 1,000 of creation tools, helps you to create and edit your own podcast directly from your phone. Everything you need in one place. Anchor will distribute your podcast for you. It can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Iniziamo con il primo esempio. No dessert for you. Qui questo no si traduce con niente, niente dolce per te. Diciamo che la traduzione letterale di no, in questo caso, è proprio niente. Poi, I have no idea, non ne ho idea. Qui abbiamo non, quindi non possiamo dire niente in questo caso. Utilizziamo non e dobbiamo anche aggiungere ne in questa frase. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Perché non ho idea di questo. Poi, no class today. Qui ritroviamo niente. Niente lezione oggi. Quando c'è l'assenza di qualcosa utilizziamo niente in italiano. Poi, siete al bar e volete una bevanda senza latte. Quindi in inglese direste no milk please. In italiano, senza latte per favore. In questo caso utilizziamo senza, perché viene tolto un ingrediente. Ad esempio, anche se ordinate un panino e nel menù il panino prevede la maionese, ma voi lo volete senza, dovete dire lo voglio senza maionese, per favore. Poi abbiamo l'espressione no problem. In italiano si traduce con nessun problema. Nessun problema. It's no use. In italiano diciamo è inutile. Quindi, in realtà, questa frase non è una frase negativa, ma l'aggettivo è negativo, quindi inutile. È inutile. In realtà, la frase rimane una frase affermativa. I'm no fool. Non sono stupido o stupida. Non sono, quindi qui utilizziamo la negazione non, perché abbiamo un aggettivo, stupido o stupida. Altro esempio. In inglese diciamo I said no. In italiano dobbiamo dire ho detto di no, oppure ho detto di sì. Quando dobbiamo usare sì oppure no in una frase, dobbiamo aggiungere di. Quindi diciamo ho detto di no,
Ho detto di sì. Dico di no. Dico di sì. Penso di no. Penso di sì. Mi raccomando, quando no e sì sono all'interno di una frase, dobbiamo mettere la preposizione di davanti all'affermazione. You have no sense of direction. Non hai per niente senso dell'orientamento. Oppure non ti orienti per niente. Qui abbiamo una negazione assoluta. Per niente. Significa anche at all. Tom has no friend to play with. Tom non ha amici con cui giocare. Qui abbiamo la negazione non e poi amici, al plurale, senza articolo, perché appunto vogliamo dire che non ha nessun amico. Quindi non ha amici, al plurale maschile o femminile, senza articolo. Se invece vogliamo usare il singolare, dovremmo usare nessun amico. Non ha nessun amico. Ora passiamo alle esclamazioni. Vorrei iniziare con l'esclamazione no way. No way può essere tradotto in vari modi. Ad esempio, assolutamente no. Non ci credo. Non è possibile. Abbiamo queste tre opzioni a seconda dei contesti in cui viene detta questa espressione. Poi, no more excuse. Niente più scuse. Niente più scuse. No photo allowed. Non è consentito fare foto. Questa è l'espressione standard. Oppure possiamo anche dire niente foto. Niente foto. You have no respect for us. Non hai alcun rispetto per noi. Oppure non hai nessun rispetto per noi. In realtà, la forma corretta sarebbe la negazione con alcun. Però, nella lingua di tutti i giorni, utilizziamo nessun, quindi creando una doppia negazione. There are no students here. Non ci sono studenti qui. Non ci sono studenti qui. Ritroviamo la negazione con il sostantivo al plurale senza articolo. No one told me. Nessuno me l'ha detto. Nessuno me l'ha detto. No one. Nessuno. It make no sense. Non ha senso. Oppure non ha alcun senso. Attenzione qui però. Avere senso, non fare senso. Perché fare senso significa fare schifo. È un po' diverso. There is no doubt. Non c'è dubbio. Oppure senza dubbio. Per concludere, vorrei parlare dell'espressione no wonder, da sola oppure in una frase. No wonder si può tradurre in diversi modi in italiano. Può essere tradotto con ci credo che, per forza che, non c'è da meravigliarsi se, non faccio fatica a credere che. Vediamo un esempio. In inglese possiamo dire no wonder she is tired. She's just run a marathon. In italiano possiamo tradurre questa frase con non c'è da meravigliarsi se è stanca. Ha appena corso una maratona. Oppure non faccio fatica a credere che sia stanca. Ha appena corso una maratona. Queste sono due traduzioni standard. Esistono anche traduzioni che però sono più colloquiali. Ad esempio, per forza che è stanca, ha appena corso una maratona. Ci credo che è stanca, ha appena corso una maratona. Come vedete, non c'è sempre una spiegazione per le traduzioni che abbiamo visto. Quindi vi consiglio di memorizzare alcune espressioni, per esempio le esclamazioni. Le esclamazioni memorizzatele e cercate di utilizzarle in più contesti.
e poi vedrete che saranno più naturali. Per il resto abbiamo visto una piccola spiegazione. Anche lì le spiegazioni sono abbastanza limitate però, perché comunque si tratta di usi diversi. Spero che questa puntata vi sia utile. Io vi ringrazio per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Ci vediamo nel prossimo